Ciao e benvenuti nuovamente nel mio canale e in un mio nuovo video. Oggi andiamo a vedere insieme come regolare la tensione della macchina da cucire. Per utilizzare i vari tipi di tessuti devi imparare a regolare la tensione, quindi è un aspetto molto importante che dobbiamo imparare. La tensione è dovuta al filo superiore e c'è questa rotella apposita, vedete questa rotella qui, che regola la tensione del filo superiore. La tensione giusta avviene quando i due fili che servono per cucire si incrociano esattamente al centro. Quindi per regolare la tensione superiore bisogna stringere o allentare questa rotella in questo modo. Quindi lo scopo di questa rotella e quindi della regolazione della macchina da cucire, ci sono degli accorgimenti molto importanti da tenere presente. Per esempio che la tensione determina quanto deve essere tirato il filo prima che l'ago entri all'interno della stoffa. Quindi perché la cucitura venga perfetta, venga pulita, senza che abbia grinze e fili molli. Quello che spesso mi chiedete nei commenti: come mai mi è venuto questo filo diciamo più molle nella parte inferiore, per esempio della stoffa, oppure troppo tirato? Perché noi non regoliamo in maniera giusta questa tensione. Ma adesso andiamo a vedere insieme come la possiamo regolare. La tensione media è quella tensione che va bene per qualsiasi tipo di tessuto. Per esempio, questa è la rotella di tensione, come abbiamo visto prima, che può essere regolata a 4, 5, 4 e 3. 4, 5, 6, 4, vedete 3, 4, 5, a 6, 7, 7, 8, 9, fino a 9. Poi andiamo, allora 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Quello che vi consiglio è di fare prima una prova con un tessuto. Il tessuto che dovete utilizzare è un tessuto di prova, quindi potete tagliare dalla stoffa che state utilizzando, potete togliere un pezzetto di stoffa e fare la prova con quella, in modo tale da evitare di rovinare tutto il lavoro che state andando a fare. E quindi sempre fare delle prove, questo anche con la taglia e cuci, con qualsiasi tipo di macchina, cioè anche per esempio il punto a copertura che è un altro tipo di macchina, bisogna sempre fare delle prove precedentemente. Facciamo un esempio: quando il tessuto risulta troppo arricciato, dobbiamo diminuire la tensione. Quindi per esempio in questo caso è 4, quindi 4, 3 e 2. Quindi sto diminuendo in questo caso la tensione, quindi l'arricciatura della stoffa dovrebbe diminuire, quindi dovrebbe regolarsi. Poi chiaramente, come vi ho detto, dovete fare le prove appunto per questo, perché a seconda del tessuto andrà bene 4, andrà bene ad esempio 3 oppure 2. Dipende dalla stoffa che state lavorando. Nel caso in cui invece abbiamo a che fare con dei tessuti molli, dei punti molli, non tessuti molli, dei punti molli, quindi quando rimangono allentati, devo sollevare la tensione, quindi aumentando il numero della rotella. Quindi vado a 5, 6, 7, 8, al massimo è 9, che è molta tesa. Quindi faccio sempre le mie prove
e vedo quanto voglio arricciare il tessuto. Ci sono dei casi in cui noi vogliamo arricciare il tessuto particolarmente, quindi quando vogliamo creare per esempio dei volant fatti con delle stoffe leggere e vogliamo che la stoffa si arricci. Chiaramente in questo caso devo fare così con la rotella, quindi aumentare il numero che vedete qui, e maggiore sarà il numero, maggiore sarà l'arricciatura che voi avrete nel vostro tessuto. In caso di tessuto sottile andremo a regolare la tensione a 2 o 2,5, quindi vedete 2 o 2,5, quindi più o meno sarà qui 2,5. Nel caso invece abbiamo a che fare con un tessuto spesso, dobbiamo regolare la tensione da 3 a 3,5, quindi 3 e 3,5 nel caso dei tessuti, ripeto, spessi. Quindi segnatevi tutte queste diciamo di questi numeri che vi sto dando, in modo tale da averli sempre a portata di mano. Per quanto riguarda il punto zig zag, che è molto importante, ed è questo qui che vedete, ci sono due tipi di zig zag a seconda delle macchine che avete. Questo è uno zig zag normale, questo è uno zig zag elastico, questo che rimane, vedete, a puntini, a tratteggiato, e serve per utilizzarlo appunto nel caso in cui stiate lavorando dei tessuti elastici, quindi per esempio l'elastam, la licra e via dicendo, perché evita appunto che si spezzi l'ago. In questo caso non si spezzi il filo, scusate, non l'ago, si spezzi il filo. Quindi questo caso qui della punto appunto zig zag viene utilizzato per fare il sopraggitto. Cosa serve? Serve per evitare che la stoffa si sfilacci, quindi che si sfrange nel caso in cui si possa sfrangiare il tessuto. Qui abbiamo, se magari speriamo di riuscire a farvelo vedere, dei punti. Allora, qua abbiamo la larghezza del punto e la lunghezza del punto. Questi dobbiamo modificarli a seconda del tessuto che andiamo a lavorare. Ad esempio, per quanto riguarda, stiamo lavorando ad esempio in un tessuto pesante, dobbiamo aumentare l'ampiezza, quindi l'oscillazione del lago, a 5. Io l'ho già, vedete, ecco qua, l'ho messo a 5, mentre nel caso del punto normale a 2,5 oppure 3. Eccolo qua, a 3, cioè tra il 2,5 e il 3. Questo chiaramente, ripeto, dovete provare prima su uno scampolo di tessuto, su un pezzettino di tessuto, per rendervi conto quale sia il punto migliore a seconda della stoffa che state lavorando. Oltre alla tensione del filo, vi ho fatto già dei video dove vi ho parlato del lago. Anche l'ago è molto importante, quindi non solo la tensione è legata anche al lago che state utilizzando, che può essere giusto o sbagliato. Per esempio, se il tessuto risulta arricciato, i fili della trama e dell'ordito sembrano tirati. Quindi in questo caso stiamo utilizzando un ago che non va bene, per esempio un ago che è troppo grosso. Quindi sappiamo che gli aghi hanno una loro grossezza, c'è l'ago 100, l'ago 90, l'ago 80, l'ago 70, dipende l'uso dell'ago. Vi ho fatto un video specifico dove vi ho parlato di questo argomento. L'uso dell'ago giusto a seconda del lavoro che state andando a lavorare, dobbiamo modificare l'ago a seconda del tessuto. Quindi l'ago in questo caso sarà troppo grosso. Nel caso in cui invece, mi chiedete spesso, quando la parte sotto del tessuto risulta una sorta di groviglio,
in quel caso noi abbiamo infilato male la nostra macchina da cucire, quindi è stata infilata male. Come regole della tensione dobbiamo tener conto che più il filo è tirato, meno dobbiamo diminuire la tensione, cioè più il filo è tirato, più la tensione deve essere diminuita. Quindi in questo caso, per esempio, da 3, 2, 1. Nel caso in cui il filo è molle, deve essere teso, quindi dobbiamo aumentare i numeri di questa rotellina, quindi da 6, 7, 8, ripeto, sempre controllando su un pezzettino di stoffa per vedere appunto se il tessuto, cioè se la tensione del filo è ottimale. Questa è la cosa più importante, se no rischiate di rovinare il vostro lavoro. Spero che il video vi sia piaciuto e che soprattutto vi sia stato utile. Per la tensione del filo, secondo me è molto importante. Spesso mi chiedete sia in privato che nei miei gruppi di Facebook, mi fate tante domande: come mai il filo è tirato, come mai il filo è mollo. Ecco, tutto dipende dall'infilatura, dalla tensione del filo, dal lago e anche da come avete montato la bobina inferiore. Quindi teniamo conto di tutti questi fatti. Io spero che il video vi sia piaciuto, allora vi invito a iscrivervi al mio canale, a mettere un bel like se vi è piaciuto questo video, a condividerlo nei miei social per aiutarmi a farmi conoscere il più possibile. E vi mando un grandissimo bacio, grazie per aver visto il filmato fino a questo momento. Ringrazio tutti i nuovi iscritti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, a Sibiri, e quindi arrivederci al prossimo video. Ciao!